Dopo aver visitato Napoli, io e Sebastiano ci siamo momentaneamente divisi. Io sono tornata in Sardegna per godermi un po' di tempo con la mia famiglia, mentre lui è rientrato in Toscana da Cinzia. Nelle prossime 2 settimane sarà impegnato con alcuni lavori sul camion, perché dobbiamo prepararci alla nostra prima revisione italiana e il mezzo deve essere in condizioni perfette. In questo video vi mostriamo proprio cosa sta combinando Seba con il camion, tra attrezzi, pezzi di ricambio e qualche giro improvvisato tra le stradine della campagna toscana. Buongiorno da solo. Eli non c'è, sono rientrato ieri da Napoli col treno. Eli invece è rientrato in Sardegna perché io dovrò rimanere un attimo qui in Toscana da Eurotrack, che dobbiamo fare dei lavori sul camion e dobbiamo passare anche la revisione, e quindi non aveva senso che Eli rimanesse qua in officina con tutti i lavori che ci sono da fare. Quindi oggi primo giorno qua da Eurotrack, vediamo cosa riusciamo a fare e vi aggiornerò. Eccoci con le gomme nuove. Bene, non ho ripreso molto in questi giorni perché sono rientrato da Napoli. Abbiamo subito iniziato a fare i controlli in officina per capire cosa potesse andare e cosa non va per la revisione, e abbiamo scoperto per fortuna che è tutto in ordine tranne la barra stabilizzatrice anteriore del camion, che aveva le boccole usurate e quindi avevano gioco. Infatti io sentivo un rumore davanti ed era da capire che cosa fosse. Abbiamo scoperto appunto che erano le boccole e ora si è ordinato il pezzo. Prossima settimana dobbiamo cambiarli. Io l'altro giorno in officina ho fatto un po' di lavori di manutenzione, ho cambiato tutti gli oli che erano assolutamente da cambiare. Avrei voluto fare la guarnizione della testa, però non c'è tempo perché ci sono troppe feste di mezzo e non ce la facciamo e quindi per ora si è cambiato l'olio e basta. Poi ci penseremo più avanti, intanto la guarnizione ce l'abbiamo e appena si avrà una settimana intera per dedicarsi a fare quel lavoro lo si farà. Come avevo già detto in precedenza, quando eravamo in Sardegna ho aperto il motore e c'è un po' di trafilazione dalla testa. Come la guarnizione è vecchia, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi, però comunque è buono farla per evitare anche che perda olio, e quindi la si farà più avanti. Ieri sono venuti a montarci le gomme nuove, quindi abbiamo anche le gomme nuove e ci sono 2 o 3 cose ancora da sistemare, però bene o male siamo abbastanza in ordine per poter passare la revisione. Un po' di ansia c'è, però non c'è niente di cui preoccuparsi, quindi andiamo abbastanza tranquilli. Ora sono 2 giorni che sono ospite della famiglia Eurotrack un po' ovunque, mi rapiscono come ogni volta, è sempre un grandissimo piacere. Stasera c'è il compleanno di Nicolò, che farà un compleanno in officina bellissimo, e niente, poi rimarrà questa settimana che arriva davanti a noi, la settimana di Pasqua fondamentalmente, perché lunedì è Pasquetta, no, la settimana dopo quella di Pasqua. E adesso farò qualche lavoretto ancora, appunto, per rendere tutto in ordine, e poi si passa alla revisione tra una settimana. Rientrato adesso a casa, ho passato la Pasqua con la famiglia Eurotrack, mi hanno invitato a pranzo, è stata veramente una bella giornata e come sempre sono di una gentilezza infinita. Domani Pasquetta, invece mi organizzo per fare qualche lavoretto all'interno del camion, che ci sono 2 o 3 cose da sistemare, tra cui l'antina del bagno, e poi martedì si riprende con i lavori di meccanica. Sono arrivati il pezzo che mancava, e quindi si continua con il montaggio della barra stabilizzatrice anteriore, e poi ci sono un paio di cose ancora da sistemare prima della revisione. Un altro lavoretto che voglio fare oggi è quello di mettere il bloccaggio alle antine di un mobile che abbiamo ancora in cucina. Ho messo una calamita ma non tiene, e voglio farlo uguale a questo. Questo è un sistema molto semplice, però che funziona molto bene.
con due gancetti che bloccano e qua non va da nessuna parte. Voglio fare la stessa cosa anche qua. Ed è montato anche questo, certo non è il massimo della bellezza, però è funzionale, perché questa era l'unica cantina che si apriva ancora in certe strade e quindi c'era da trovare una soluzione e abbiamo visto che sull'altro mobile funziona molto bene, quindi perché no? Alla fine non è neanche così brutto. È arrivato il pezzo che mancava e adesso mi metto a lavorare per il montaggio. Ecco qua la barra rimontata, le boccole e i cuscinetti rimontati, adesso tocca rimetterla su. Barra rimontata, non ho filmato perché era abbastanza pesante e non riuscivo a fare le due cose assieme. Adesso sto togliendo la campana posteriore perché non me l'hanno messa a libretto quando abbiamo fatto il collaudo speciale e quindi mi tocca toglierla, solo che non viene via, quindi ho dovuto mettere adesso un estrattore per cercare di farla venire via. Posizionato l'estrattore e adesso speriamo che vada. Niente, ieri rimontata la barra e l'abbiamo messo sulle piastre per vedere i giochi e continua a far rumore e quindi niente, la barra era da sistemare ed è sistemata, però abbiamo scoperto che in realtà quello che fa rumore è la boccola della balestra anteriore che muove trasversalmente e quindi quando sterzi e quando prende colpi comunque fa rumore. Quindi ora ho smontato il serbatoio che ho aggiunto per poter tirare via questo perno e vedere se si riesce a risolvere la cosa. Ho tirato via il serbatoio e lì e qua. Il problema sta qua dentro, quindi il perno che c'è all'interno e ora bisogna cercare di tirarlo fuori e vedere se si risolve. Un altro giorno della serie vita da officina. Speriamo di riuscire a concludere oggi, a risolvere tutto, perché speriamo. Ieri ho tolto il perno del biscottino della balestra e si pensava che aveva gioco lì. Boh, a me sembra strano perché alla fine è molto giusto il rasamento che c'era laterale, quindi non si è riuscito ad aggiungere altro,
spessore per evitare questo gioco, e quindi ora non l'ho ancora rimontata, però la devo rimontare stamattina perché ieri sera ho lasciato perdere, e vediamo com'è. Gli ho messo 2 rasamenti nuovi, ma dubito che sia dovuto a quello il gioco che aveva, quindi boh, si rimonterà e si vedrà come va. Allora, questo è entrato. Adesso è entrato, quindi adesso dovrebbe entrare questo. Così, via. Mettiamo la rondellina, il suo dado di bloccaggio e ci siamo. Adesso vedrai che il problema è sempre qua, che intanto non era questo, io ne sono sicuro, perché non aveva senso. Oggi un risveglio un po' più rilassante, nel senso senza troppi lavori meccanici. Ieri ero in officina per finire quel lavoro appunto della balestra, che sembrava fosse quello che facesse rumore. Ho smontato tutto, ieri ho rimontato tutto. Sono contento perché ho fatto il lavoro da solo, con il sostegno della famiglia Eurotrack, ovviamente, che sono sempre pronti. Però fare questi lavori da solo per me è importante perché imparo tante cose. Ho rimontato tutto e sembra che non faccia più rumore. Si è ingrassato bene. Non lo so, forse è quello, forse no. Però abbiamo fatto un'altra prova sulle piastre, una prova dei giochi. Non ha giochi in particolare, quindi dovrebbe essere tutto ok. Oggi mi sono spostato vicino all'acqua, vicino a un'area camper, per fare un po' di pulizia, che ce n'è bisogno. Voglio pulire bene la cabina di davanti perché abbiamo tutta la sabbia ancora del deserto, e quindi mi dedico a quello. Poi un po' di relax. Oggi è il 25 aprile, quindi tutto in festa, 25, 26, 27. Domani vedo cosa fare, magari mi sposto da qualche parte, visto che bisogna aspettare lunedì per continuare un po' le cose che ci sono da fare sul camion, e quindi mi sa che mi sposto da qualche parte per andare a farmi un giro in bici, molto probabilmente. Avrei voluto surfare, ma onde non ce ne sono, e quindi mi sa che vado a farmi un giro in bici. Eli arriva martedì, quindi mancano 4 giorni, è il giorno della revisione, e quindi speriamo che si festeggi bene la sera. Un po' di pulizie sono state fatte. C'era sabbia dappertutto, sabbia del deserto che non si riesce a togliere, e in parte sono riuscito, ma non totalmente. Bisognerebbe fare veramente una pulizia in grande, tipo soffiare bene a compressore, sparare tutto fuori e poi dare una bella lavata totale a tutto, compresi i sedili. Però dai, è bello pulito confronto a prima. Ieri fatte pulizie, mi sono rilassato, ho fatto anche la pennichella dopo pranzo. Poi ieri sera sono stato a cena con 2 ragazzi gentilissimi di Montopoli, di questa zona insomma, che mi hanno invitato a cena. È stata una piacevolissima serata, quindi grazie mille ancora Alessia e Veronica, grazie mille. Oggi ho deciso di muovermi perché comunque c'è una bellissima giornata, e vorrei andare a vedere Ghizzano, che mi hanno consigliato appunto di andare a vederlo la famiglia Eurotrack, quella zona lì insomma di Ghizzano e Castelfalfi. Mi ha detto Dennis che c'è una strada che fa appunto una strada sterrata che va da Ghizzano a Castelfalfi, quindi
Adesso vedo se riesco a trovarla e fare quella strada lì, che è una strada sterrata, e vedermi un po' di paesaggi toscani.